Bentornati ragazzi sul canale di Dax e Max. Siamo qui oggi con la parte mancante del video sui Digimon perché quando abbiamo aperto il box c'era così tanto da sbustare che sarebbe venuto un video infinito. Troppo lungo e sicuramente vi avremmo annoiati, ma oggi vi parleremo nel dettaglio di tutte le regole e le bellezze che ha le meccaniche di questo gioco. Quindi pronti? Vai subito con il video. Dopo la super pre-release del 27 novembre ed il precedente video unboxing in cui vi abbiamo fatto sbirciare le nostre prime impressionanti sbustate, torniamo a parlare di Digimon Card Game, questa volta in maniera più approfondita per illustrarvi al meglio questo nuovo trading card game che a nostro parere è la novità più interessante del 2020. Un gioco di carte dalla qualità molto alta, a livello di materiali utilizzati per le carte e relative foilature, grafica, stile ed in generale gli artwork che sono stati disegnati, ma soprattutto a livello di meccaniche, dove in questo video porremo l'attenzione necessaria affinché possiate entrare nel vivo della sfida e sferrare anche voi attacchi devastanti per vincere. Iniziamo subito col dare un'occhiata alle 4 tipologie attuali di carte del gioco che saranno gli strumenti necessari alla creazione di un deck competitivo e divertente. Carte Digi-Egg fanno parte di un mazzetto separato dal deck principale. Potrà essere composto da 0 a 5 carte Digi-Egg caratterizzate da backcolor bianco, come vedete, costituito da soli Digimon di livello 2 o in training. Questo mini deck avrà un apposito spazio sul campo di gioco, chiamata Breeding Area. Una volta schiuso un Digi-Egg, esso fungerà da base per la crescita delle nostre creature. Fintanto che i nostri Digimon stazioneranno in questa zona, saranno protetti e non bersagliabili dall'avversario, ma allo stesso tempo non potranno influenzare la partita con i loro attacchi, le eventuali abilità o gli effetti ereditati. Non hanno quindi alcun costo e possono essere giocate solamente durante la breeding phase. La seconda tipologia di carte è quella delle carte option. Sono quelle carte utilizzabili durante la main phase o fase principale, in cui potremo effettuare quasi tutte le azioni possibili del proprio turno. Sono consumabili, cioè entrano in gioco, fanno il loro effetto ed una volta risolto finiscono subito nel trash. A livello grafico e dai loro nomi, le carte option sono praticamente considerabili come le mosse speciali dei vari Digimon, molto utili per acquisire vantaggi notevoli ed istantanei. Ma hanno un costo qua in alto, nella parte sinistra, e come ulteriore condizione potranno essere utilizzate solamente se avremo già in campo almeno un'altra carta dello stesso colore, che sia un Digimon o un Tamer, che vedremo tra poco tra l'altro. Hanno un effetto visibile proprio al centro, che è quello che ci interessa maggiormente per capirne l'utilità, e in più alcune di esse posseggono anche un effetto aggiuntivo, il cosiddetto Security Effect, che si trova in basso. È un effetto che si attiva solamente se l'avversario verrà a fare un security check, cioè un attacco diretto. È una meccanica molto importante che vi esporremo più avanti. Ecco a voi le carte Tamer, i cosiddetti Digi prescelti dell'anime. Sono carte che raffigurano uno dei personaggi delle molteplici serie che sono uscite fino ad oggi. Anche esse hanno un costo ed entrano in gioco nella Battle Area e restano lì a fare il loro effetto finché non vengono trashate in qualche modo. Non le trashate tipo i cinepanettoni. Un saluto a Boldi e De Sica che ci seguono sempre. Sono adesso al cinema con Natale su Marte. Ciao amici! Comunque, ciò accade fino a che non vengono eliminate dal gioco da qualche effetto o una carta dell'avversario. Quarta ed ultima tipologia di carte abbiamo le carte Digimon, il cuore del nostro mazzo e del gioco in generale. Tutti i mostri delle varie serie saranno racchiusi qui. Hanno la particolarità di avere due tipi di costi differenti. Quello in alto è il play cost, per giocarli direttamente dalla mano nella battle area, a prescindere dal livello, dal colore o fase di evoluzione che hanno. Sarà sufficiente pagare questo costo per piazzarlo in gioco, ma sarà impossibilitato ad attaccare subito, la famosa debolezza da evocazione. Questo in basso invece è il costo di Digievoluzione, da pagare se possiamo sovrapporre la suddetta ad un Digimon del livello e colore indicato.
Le carte Digimon hanno un cosiddetto DP, detto anche Digimon Power, che è quello che trovate in alto a destra. Esso è l'indicatore di potenza dell'attacco, ma anche i cosiddetti life points del nostro mostro. Infatti questi dovremo confrontarli con quelli dei nemici per vedere chi dei due vincerà la battaglia e quindi eventualmente eliminerà l'altro. A parità di DP, entrambi finiranno nel cestino. Al centro possiamo vedere che ci sono delle abilità principali, cioè degli effetti che potranno attivarsi in vari momenti, quando lo giocheremo, quando si evolverà, oppure una volta per turno, o addirittura quando attaccherà, eccetera, eccetera, eccetera. Ci sono davvero un sacco di effetti diversi e leggendo qui sapremo quando e come applicarli e quanto è forte il nostro amico. Subito sotto troviamo il nome ed il livello, la sua tipologia. Allo stato attuale è di poco conto, ma probabilmente ci tornerà utile col crescere delle meccaniche di gioco negli anni a venire. Qua per esempio abbiamo un Digimon vaccino, ma ci sono anche quelli virulenti, ce ne sono tante versioni diverse, probabilmente andranno in combo più avanti. Anche il colore è importante, lo vediamo qua sotto, in questo caso è il blu. È una condizione da tenere in considerazione per evolverlo su Digimon di livelli inferiori dello stesso colore, ma anche per evolverci sopra altre forme più potenti. In fondo, come vedete, alcuni di essi avranno anche un inherited effect. Sono delle ulteriori abilità che, come suggerisce il nome, verranno ereditate, quindi andranno ad aggiungersi a quelle del Digimon del livello successivo. È importante apporre la digivoluzione al di sopra di quella carta, così che resti visibile nel momento della sua crescita. Parliamo ora brevemente delle regole del gioco, che reputiamo essere poche e semplici da imparare, ma piuttosto profonde e stimolanti da padroneggiare. Le regole fondamentali da conoscere per iniziare una rapida partita possono essere riassunte in questo modo. Ogni giocatore deve possedere un mazzo composto da 50 carte precise, più un mazzo da 0 a 5 DG-Egg, e ogni deck può possedere al massimo 4 copie di una carta con lo stesso card number. Chiunque nella propria draw phase, o fase di pesca per i non anglofoni, non avesse più di una carta nel mazzo principale da pescare, perderebbe la partita, quindi se finite le carte avete perso. Una volta mescolato il mazzo e il mazzetto di G-Egg, ogni giocatore li poggerà nella loro rispettiva zona a testa in giù. Prenderà senza vederle le prime 5 carte dalla cima del deck e le porrà sempre a testa in giù nella security stack, una zona che convenzionalmente troveremo in alto a sinistra sul campo di gioco. Queste 5 carte saranno i propri punti vita o security, appunto. Ogni attacco diretto da parte di un Digimon avversario che riceveremo ci farà rivelare la security in cima. Applicare l'eventuale security effect, potrebbe non esserci, in questo caso c'è, e mandarla nel trash subito dopo. Se non avessimo più carte security e ricevessimo un attacco diretto, saremmo sconfitti. Non c'è limite alle carte security che potremo guadagnare però, anche superare le 5 iniziali è possibile grazie ad alcune carte. Entrambi i giocatori, per iniziare, dovranno pescare poi ulteriori 5 carte dalla cima del mazzo principale. Esse infatti formeranno la mano iniziale. Una volta deciso chi sarà il primo giocatore ad iniziare la partita, sarà poi importante ricordare che il primo di turno salterà la propria primissima draw phase, quindi se iniziate non pescate. Quarto punto importante per iniziare una partita è quello di settare il memory counter su 0. Questa zona e questa meccanica sono il fulcro dell'esperienza di Digimon Card Game. Tenerne conto è fondamentale per l'attuazione di tutte le strategie migliori. Finora non abbiamo parlato di come poter pagare i costi delle varie tipologie di carte, approfondiamolo adesso insieme. Ecco che ci viene in aiuto appunto il memory gauge o barra di memoria. Ciò che permette di vedere la quantità di memoria che ognuno ha per giocare i propri Digimon, evolverli e utilizzare tamer ed option potenti. Fisicamente da piazzare tra i due giocatori possiamo utilizzare queste due carte fornite di solito all'interno degli starter deck o anche in quasi tutte le bustine di espansione. In mancanza potrete segnare tutto su un foglio con carta e penna e usare un segnalino. Ogni giocatore ha in pratica a disposizione una barra di 10 caselle, o memorie appunto, per giocare le proprie carte. Vediamo un esempio sul come utilizzarle.
In soldoni, se il giocatore di turno volesse giocare qualcosa del costo di 4 memorie, come ad esempio Kaiser Nail in questo caso, dal costo di 4, potrà farlo spostando il segnalino del memory gauge di 4 tacche in direzione della barra avversaria. Se così facendo il segnalino finisse entro e non oltre la casella numero 0, potrà continuare il proprio turno, giocare altro, attaccare, digivolvere, quello che volete, insomma. Se dopo il pagamento del costo invece il segnalino finisse nella casella di memoria dell'avversario, per chiarezza tra la casella 1 e la 10 opposte alla propria, risolti gli effetti della carta giocata, saremo costretti a terminare il turno. L'altro giocatore si troverebbe di conseguenza ad avere all'inizio del proprio turno un numero di memory pari a quelle lasciate dal contendente. Ultima nota, ma non meno importante: chiunque passasse il proprio turno con ancora il segnalino di memoria all'interno del proprio gauge, quindi della propria barra in positivo, l'avversario inizierebbe direttamente con ben 3 memory. Capite benissimo quanto sia importante saper dosare la propria memoria e sfruttarla fino in fondo, ma neanche eccessivamente per evitare di regalare troppo vantaggio all'avversario. Un esempio interessante per capire come giocare carte molto costose è il seguente: se ci trovassimo nel nostro turno ad avere 3 memory e volessimo giocare una carta che costa ad esempio 13, utilizzeremo le nostre 3 più le 10 dell'avversario, quindi ecco qua. Studiare bene cosa giocare, quindi a che costo e in quale momento, sarà la chiave per creare una strategia vincente ed appagante. Ora, un'ultima infarinatura sulla fase di combattimento e le sue diverse situazioni. Vediamo come si svolgono le battaglie, cioè la ciccia di ogni gioco di carte collezionabili che si rispetti. Come già detto prima, se mettessimo in gioco, quindi on game, un Digimon direttamente dalla mano pagando il suo costo, esso non potrebbe attaccare subito, ma sarebbe in grado di farlo dal nostro successivo turno, quindi dalla nostra prossima main phase. Durante la breeding phase, invece, potremmo spostare un Digimon di almeno livello 3, ad esempio se avessimo trasformato questo in un livello 4, verso la battle area ed in questo caso effettuare un attacco immediato. In questo gioco ogni Digimon attacca in solitaria. Solo risolta la prima battle si potrà passare alla prossima. Una volta dichiarato un attaccante, esso andrà sospeso, ovvero traslato in orizzontale, rimanendo in questa posizione fino all'inizio del nostro prossimo turno, non più in grado di attaccare, quindi il classico tap. Durante la dichiarazione di attacco possiamo scegliere anche un target, un Digimon avversario, purché sia sospeso. Oppure un attacco diretto, cioè effettuare un security check al nostro nemico. In risposta, l'unica azione fuori dal proprio turno effettuabile in questo gioco è eseguibile da chi riceve un attacco, cioè può decidere di bloccare un attacco avversario con un suo Digimon attivo, purché abbia l'abilità blocker. Questo vi permetterà di evitare di perdere una preziosa security o un Digimon sospeso a voi caro. I Digimon hanno anche molte altre abilità fondamentali, ma le scopriremo più avanti giocando. Concludiamo dicendo che si possono effettuare anche più attacchi durante la propria main phase, purché ci siano le condizioni per farlo, e inframmezzare tra un attacco e l'altro anche altre azioni, quali giocare carte, sempre finché non esauriamo le memory, ovviamente. Ultima menzione va a questa regola da non dimenticare mai. Ogni qualvolta evolverete un vostro Digimon presente nella battle area, potrete pescare subito come premio una carta dal deck e poi risolvere le eventuali abilità. Per sintetizzare al massimo, ecco le fasi di svolgimento di un turno da seguire in questo ordine. Primo, fase di attivazione, Unsuspended Phase. Togliamo dalla sospensione tutte le carte appunto sospese che abbiamo in campo, se non diversamente indicato. Fase di pesca, Draw Phase. Si pesca una carta a turno tranne nella prima fase del primo turno. 3. Fase di allevamento, Breeding Phase. Una sola volta per turno si può o girare a faccia in su una carta dal DG Egg Deck, quindi schiudere un uovo, se non c'è già un altro Digimon nella breeding area, oppure possiamo spostare dalla breeding area alla battle area un Digimon che sia almeno di livello 3. Qui abbiamo un livello 2,
Ad esempio, se l'avessimo evoluto al livello 5, potremmo spostarlo nella Battle Zone. Quarta ed ultima fase è la fase principale, la main phase. Entrati in questa fase si può mettere in gioco un Digimon, digivolverlo, attaccare, giocare Tamers o usare carte option, in qualsiasi ordine e tutte le volte che vi è possibile finché in possesso di memoria disponibile, ovviamente. Se pagando i costi il vostro segnalino finirà su un numero più grande di 0 dal lato dell'avversario, quindi da 1 a 10 dal lato dell'avversario, il vostro turno finirà al netto del risolvere i vari effetti delle carte appena giocate. Ebbene ragazzi, eccoci qua. Eccoci qua, qui abbiamo il raccoglitore con gran parte delle carte che l'altra volta abbiamo sbustato, non sono tutte, chiaramente uscirà a breve, a fine gennaio. Fine gennaio la seconda parte di questa prima espansione denominata 1.5 e andrà a completare quello che per i giapponesi sono state le prime 3 espansioni, quindi avremo ulteriori Digimon, ancora più Tamer, un approfondimento sui vari colori che mancano perché ce ne sono veramente tanti e completeremo appunto questa prima grande espansione. Siamo in possesso di 2 dei 3 mazzi disponibili al momento, quindi sicuramente ci sfideremo prossimamente, chissà, vediamo un attimino se vi porteremo anche un video sfida. Un bel Dax vs Max, adesso ci stiamo attrezzando per farvi avere proprio la visuale migliore su questa sfida e approfondire ancora di più tutte le variabilità che vi abbiamo appena accennato durante le regole che avete appena sentito. Ci vediamo presto, nei commenti ovviamente diteci cosa ne pensate del gioco, cosa ne pensate del nostro video e fateci sapere anche cosa avete sbustato e se prenderete e continuerete a giocare a questo grandissimo bel gioco di carte collezionabili. Noi sicuramente sì, quindi vi aspettiamo ad un prossimo video. Iscrivetevi, pollicione, condividete!